Ciao, sono Luna Queen e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dal titolo, oggi farò l'unboxing di un microfono, ovvero del Boom XD della Comica. Però allo stesso tempo in realtà sto già sperimentando la mia piccola Osmo Action di DJI. Infatti con la fotocamerina di prima non potevo aggiungere il microfono e quindi un doppio esperimento. In più volevo sentire appunto questa Action Cam della DJI, appunto come si sente, cioè senza microfono, e poi ovviamente lo andrò a mettere. Quindi adesso vabbè mi muovo un attimo anche giusto per capire come si sente. E niente, adesso faremo l'unboxing della Boom XD della Comica e vediamo come funziona, come si sente, in diversi modi, ho in mente vari esperimenti. Iniziamo. Ok, questo è il pacchetto del Boom XD. Ho preso solo un microfono perché, allora, si poteva scegliere di prendere due microfoni, però me ne bastava uno e va bene. Quindi ci dovrebbe essere un ricevitore e il microfono. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, io l'ho aperta solo per spoilerarmi com'era di grandezza, per il resto non ho aperto nient'altro. Allora, questo è il microfono, aspetta, esattamente questo, ups, ce la possiamo fare, ok. Questo è il microfono e questo il ricevitore. Sono piccolissimi, cioè, belli, belli. Le istruzioni, belle impacchettate. E qua c'è un pacchettino. Non so voi, ma questo a me ricorda tantissimo lo spillino dell'iPhone. No? Anche come è messo, identico. Teoricamente dovrebbe essere per il reset, immagino. Allora, apriamo e ci sono questi pacchettini. Questo non lo perdo. Vediamo cosa c'è dentro. Qua c'è un cavetto per ricaricare il microfono. Vediamo quanto è lungo. Questo. Buona, che ne pensi di questo cavetto? Dai, non è cortissimo, eh? Ho visto cavi più corti. No, no. Dai, direi che è fattibile. Peccato che non danno più le prese, praticamente uno si deve arrangiare con quello che ha. Continuiamo con lo spacchettamento dei sacchettini. Questo penso che sia il topolino, gattino. Come si chiama? Quello per il vento. Il fluffy. È proprio minuscolo. Guardate come... Ah, il gatto morto. Punto. E qua c'è il gatto morto, poverino, gattino. Morbidoso. Ok, adesso vediamo anche come si inserisce. Dicono che è facile, vediamo se è vero. Qua ci sono i diversi tipi di adattatori, dipende da che fotocamera vi trovate, non so. Io devo capire qual è il mio. Ah, e questo invece è il microfono lavalier. Io non amo i fili, anche in generale quando ascolto la musica con le cuffie, preferisco quelle Bluetooth, quindi boh, vediamo, devo capire com'è meglio appunto. Ed è questo. Comunque molto ben curato, mi sembra, bello. Bello, bello. Vediamo anche il lavoro che fa. Allora, adesso vorrei iniziare a mettere il microfono nella mia fotocamera. Vediamo un attimo. Come faccio a capire qual è l'adattatore giusto? Come funziona? Ah, ma io aspetta, per metterlo devo mettere anche un'altra cosa. Ok, devo fare un altro unboxing, me ne stavo dimenticando. Allora, praticamente per collegare il microfono alla mia Action Cam, alla Osmo Action Cam, praticamente ho bisogno di un adattatore per il microfono e dovrebbe essere qua. Questo neanche l'ho tolto dal pacchetto. Ok,
Cinova Osmo Action Dual, che è proprio il suo adattatore. 3.5 mm USB-C adapter. Ecco fatto. Ce lo posso fare senza rompere il pacchetto? Ce lo posso fare, sì. Ma qualcosa mi dice che sto rompendo il pacchetto in realtà. Infatti. Dun dun dun. No, ve la sto facendo vedere al contrario. Questa sarebbe la mia fotocamera e questo è il gingillino in più, questo qua. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Eccolo, minchia, minuscolo. Ok. No, dai, neanche troppo. Nì. Ok, si presenta così e dietro così. Questo è il gingillino. L'adattatore per il microfono. Ovviamente devo togliere la plastica. Bene, per mettere l'adattatore per il microfono alla action cam, praticamente basta schiacciare qua, tirare, questo si apre e poi dobbiamo, sperando che non si rompe, perché è così duro, è normale? Ok, non si è rotto, no, non si è rotto. E così abbiamo tolto lo sportello, perché con lo sportello non si può mettere l'adattatore per il microfono. Ok. Prima di farvi vedere come mettere l'adattatore, voglio farvi vedere questo bellissimo case della SmallRing, che permette innanzitutto di mettere in modo molto easy il microfono, l'adattatore volevo dire, poi ha un carrello qua sopra, uno qua di fianco, poi ha la comodità di togliere e rimettere la batteria veramente in modo molto easy, e in più qua ci sono i buchi apposta per i cavalletti normali e queste cose. Vediamo un po' come funziona questo adattatore. Allora, semplicemente si mette qua sopra, vedete che c'è un buchetto. Qua abbiamo l'entrata del microfono jack 3.5 e qui abbiamo la possibilità di caricare la nostra fotocamera. E così è messo. È bellissimo questo SmallRing, questa custodia della SmallRing, perché appunto permette di mettere questo adattatore tranquillamente. Come vi ho accennato prima, voglio fare vari esperimenti, ovvero appunto puntare sto microfono in diversi modi, uno dei quali voglio provare a vedere come si sente se lo metto in modo direzionale, ovvero usando questo carrellino. Quindi adesso ok, così con la pinzetta e lo mettiamo così viene in modo direzionale. Bene, per connettere i due dispositivi accendiamo il ricevitore e accendiamo anche il microfono. Ecco, è acceso. Mi dice che questo è A e già si sente le onde, cioè si vedono le onde, quindi mi sta sentendo. È già bello carico. Ah, da qua si può mettere anche il muto, oltre che spegnere, e pair, che cos'è? Boh, lo scopriremo. Accendiamo la action cam e vediamo che cosa succede. Basta che non spingo via il carrellino. Allora, abbiamo acceso la fotocamera e si vede spuntare un microfono. Non so se lo vedete, è piccolissimo. E fa una piccola ondina. Teoricamente dovrebbe funzionare. Se faccio così, aumentano le onde. Prova. Ok, quindi funziona. A posto. Adesso lo proveremo in vari modi. Vediamo un po'. Spero che vi è chiaro come ho impostato tutto quanto. Adesso appunto sto provando con il microfono a farlo direzionale. Siccome si può regolare i decibel, i dB,
devo capire un po' come funziona. Quindi al momento ho lasciato quello suo che era 6 dB e adesso vediamo cosa succede se lo aumento o se lo abbasso. E lo voglio lasciare da lì, giusto per vedere direzionale per ora. Vediamo un po'. Sì. E questo è il suono direzionale. Ovviamente per ora non lo so com'è. Le ondine ci sono, soprattutto se mi metto qua proprio pum pum sparano a gogo. Direttamente a 10 dB. Penso che dovrebbe esserci un po' di differenza. Boh. La massima è di 12 dB e questa è 12 dB appunto. Quindi per ora abbiamo fatto, vabbè in realtà c'è da 0 a 12. Io ho fatto i salti da 6, 10 e adesso 12. Surriscaldamento, oh mio Dio, che sta succedendo? Ho avuto un attimo di panico perché mi è venuto un messaggio di surriscaldamento. Adesso proviamo a usarlo in un modo che a me piacerebbe tanto usarlo in quel modo. Adesso vediamo come si sente. Praticamente sarebbe quello di mettere la pinza direttamente qua al posto di tenerla lì, qua, e vediamo come si sente. Allora, io ho visto tantissima gente che lo mette così. Adesso in realtà sta puntando verso il mio petto e non verso di me. Come si sente? Boh. Allora facciamo così easy come lo fanno in molti, però in realtà adesso lo sto muovendo troppo e forse non si capisce. Allora aspettate, proviamo così al centro, ecco. Ok, come si sente? Mi sentite? Mi sentite? 1, 2, 3, prova, prova, prova. È bellissimo perché teoricamente anche quando vado lontano, potrei andare tipo chilometri lontana, metri e metri, e dovrebbe prendere. L'unica cosa è che dicono che non dovrei girarmi, quello che sto facendo ora. Cioè se io mi giro, metti che vi do le spalle, cosa succede? Sparisce? Oppure perché sono comunque abbastanza vicina e prende? Duh. Allora, io in realtà ho visto una piccola occhiata in realtà alle illustrazioni del libretto, le ho date. E praticamente ho visto una foto, un'immaginina che in realtà lo teneva così in dentro, cioè quindi non si dovrebbe vedere tutto quel coso gigante che alla fine dovrebbe essere piccolo, però così secondo me è anche più carino, cioè ok che si vede sempre ma molto meglio, vero che così forse tocca anche la pelle, però quindi non so se si sente il contatto. Potrebbe essere. Adesso comunque proviamo, io mi sposto perché non è che sto sempre ferma, giusto? Ecco, quindi vediamo un po', cammino. Vabbè, cammino nel senso, adesso non per la distanza, ma perché magari va a contatto. Vero Luna? Sì. Ok, questo è a 10 dB. Adesso ha la luce che gli arriva dalla finestra, a posto. Oh pecora, ma quanto sei carina. Allora, questo appunto, mi sono accorta adesso che avevo tutti i capelli sopra il microfono. Quindi come si sentiva con i capelli? Sì, muovo troppo i capelli? Chissà cosa sentite. Lo scoprirò presto anch'io. Ok, e adesso proviamo con il lavalier. Anzi, prima di tutto voglio provare col gattino. Allora, voglio provare a metterlo direttamente. Sentirete un po' di casino probabilmente. È così. Poi vediamo, sembra un po' malformato. Ok, non so se vedete. E lo metto. Ok, è messo. L'audio cambia tanto o no? Allora, teoricamente dovrebbe togliere il vento, cioè il rumore del vento. Non so se toglie anche un po'... Ecco. Magari anche il rumore dei capelli quando va a contatto, non lo so. Comunque così è comodo. Ecco, come mi sentite quindi? Allora, io ovviamente cambio i toni e li cambio spesso, quindi vediamo un po'. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Allora, io spero che si senta bene in questo modo, senza, cioè,
anche senza dover mettere la lavaliera appunto per il filo, che è molto molto più comodo. Vabbè, o con questo batuffoletto o senza, l'importante è che si sente. Ok, adesso proviamo direttamente con il lavaliere. Vai! Intanto direi di togliere questo batuffoletto morbidoso. Beh, comunque è facilissimo da togliere e anche da mettere. Allora. Allora, così sta anche più in basso in realtà. Così, punta di... Ok, proviamo così. Magari un po' più direzionato verso di me, più o meno. Come mi sentite? Teoricamente la stessa storia della distanza, eccetera, cioè non cambia niente. Per ora i più comodi ovviamente sono quello direzionale, chissà come si sente, e quello a pinza, semplicemente col microfono, senza il lavaliere. Voi fatemi sapere, perché probabilmente è anche una cosa personale, cioè un gusto personale, uno preferisce in un modo, uno in un altro. Fatemi sapere voi come preferite, in generale, sia per comodità che per quello che avete sentito, giusto per curiosità. Bene, per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video. Sì, pian piano farò altri video. Ups, ecco appunto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!